Buongiorno, benvenuti. Io sono Beatrice e vi do il benvenuto sul mio canale. Oggi è il giorno 17 dei nostri 30 giorni per un ricettario veg di calligrafia quotidiana e la parola che ci guida è una parola molto dolce: coccolati. Come si declina nella calligrafia quotidiana una parola di questo tipo? Non è stato per niente facile trovare un aspetto della calligrafia in cui vedere questa parola. Anzi, se vi è venuto in mente qualcosa di particolare, scrivetemelo nei commenti, così magari facciamo un altro video o niente, facciamo due chiacchiere semplicemente, sarà sufficiente. Io ho pensato a come chiudiamo le lettere, quindi per esempio come sono le M, andiamo giù diritti e poi saliamo diritti, quindi abbiamo una scrittura un po' più sincopata, con dei tratti più maschili, tra virgolette, oppure abbiamo questa scrittura molto rotonda e quindi anche le terminali delle M, delle N, delle A sono tutte delle curve e quindi ci portano dolcemente alla lettera successiva? Chi lo sa, ognuno di noi ha un modo diverso per interpretare questo aspetto e così facciamo qualche riflessione, magari scopriamo qualcosa di nuovo. E per la ricetta? Non lo so, questa proprio non me la ricordo, la vediamo insieme. Adesso mi raccomando, questo lo so, metti un mi piace e poi iscriviti al canale così non perdi nessuno degli altri video. Ti aspetto. Benissimo, siamo quindi arrivati al giorno 17 e la nostra parola è coccolati. Come ho detto prima nell'introduzione, cerchiamo di controllare un po' come sono le terminali delle nostre lettere, quindi sono appuntite oppure sono rotonde, forse un po' più femminili. Cerchiamo di fare attenzione a questo aspetto se non l'abbiamo mai osservato. Poi controlliamo la nostra posizione, scegliamo la penna, facciamo un bel respiro e iniziamo. Inizio dall'illustrazione e, come ho già fatto molte altre volte, la metto in questa pagina che è quella appunto sempre il fondo, diciamo, dove vengono arrotolate le carte regalo. Mi piace tantissimo perché davvero con pochissimi strumenti o pochissime idee si possono veramente ottenere degli effetti particolari ed è molto più semplice rispetto che utilizzare una carta bianca. Allora, siccome la parola di oggi è coccolati, ho deciso di scegliere una ricetta che mi faccia proprio pensare a qualcosa di coccolante, coccoloso. E per me una delle coccole più facili che faccio a me stessa è quella di prepararmi una bevanda calda, soprattutto in inverno, ovviamente. Adesso non è il periodo, ma insomma, d'inverno è, secondo me, è proprio fondamentale, proprio uno starmi vicino in qualche maniera, forse anche il modo in cui si tengono le tazze per riscaldare le mani, lo trovo veramente qualcosa di un piccolo gesto di affetto verso noi stessi, e quindi ho messo una ricetta facilissima per creare questo chai tea che viene chiamato golden perché è giallo, perché ha la presenza della curcuma. Quindi ho deciso di fare un disegno in cui delle mani tengono una tazza con all'interno questa bevanda, e quindi vedremo anche come farò il fumo e come questo golden, questo effetto dorato, riuscirò a darla nell'illustrazione. Per prima cosa ho disegnato la struttura del mio disegno a matita, molto semplicemente. Ho trovato una fotografia su Pinterest e ho cercato di copiare quello a grandi linee. Non voglio essere neanche qui, come al solito, particolarmente realistica, quindi sì, si capirà che sono delle mani, però non vado proprio nel dettaglio, tant'è che addirittura non disegno le unghie. E invece per quello che riguarda la tazza, poi la personalizzo come piace di più a me. Qui il vantaggio di partire da una fotografia ma non essere obbligati a riprodurla tale quale. Possiamo aggiungere e togliere tutto ciò che desideriamo. In questo caso, siccome a me piacciono molto le tazze decorate, aggiungo una piccola decorazione e poi aggiungerò un piccolo particolare per impreziosirla. Sto disegnando con questi pennarellini waterproof, quindi resistenti all'acqua, e in particolare io sto utilizzando uno 04. Questo perché mi lascio sempre la possibilità magari di aggiungere una tecnica o qualcosa che sia bagnata, e quindi per darmi la possibilità poi di farlo agevolmente.
Qui con questi tratti veloci cerco di dare un pochino di tridimensionalità al mio disegno, quindi aggiungo un po' di nero dove ci sono le ombre, quindi dove appoggiano per esempio le dita alla tazza. Adesso aggiungo quest'altro elemento che è assolutamente inventato, non ho davanti né un modello fotografico né un modello fisico, anche perché voglio fare solamente il manico di un cucchiaino, però voglio che sia molto molto prezioso, quindi con dei particolari così cesellati, e poi gli aggiungo sempre questo effetto di ombreggiatura. Ora metto da parte la mia illustrazione e passo a scrivere. Vedete che nel foglio ci sono delle righe. Che cosa sono queste righe? Sono la diciamo struttura geometrica per individuare lo spazio in cui scrivere utilizzando la logica della sezione aurea. Questo è un processo geometrico disegnato molto semplice da fare. Lo trovate anche su internet, ci sono un sacco di video che vi spiegano esattamente come farlo, ma mi piaceva tantissimo, non potevo fare a meno, cioè era troppo presa questa cosa. Il fatto che ci fosse un golden tea, non potevo fare anche la sezione aurea, e quindi anzi è stata un'ottima occasione, perché sapevo che la ricetta è molto breve e quindi, sapendo che con la sezione aurea avrei potuto lasciare molto bianco intorno e concentrare tutta la parte scritta in una piccola area, ne ho approfittato appunto per crearmi questo spazio e darne una ragione valida. Quindi una volta tanto gli spazi, le cornici, diciamo lo spazio bianco che ho lasciato intorno alla mia scritta è fortemente motivato. Allora, osserviamo la nostra scrittura. Come sono queste terminali? Sono più arrotondate, un po' più femminili, oppure sono molto lineari e veloci, decise? E io se devo guardare la mia di scrittura vedo che tendo a fare delle chiusure sempre comunque abbastanza arrotondate, anche se faccio delle curve che sono più simili a degli ovali che non a dei cerchi. Comunque ho sempre le terminali arrotondate. Mi resta veramente difficile fare anche per esempio le gobbe delle N a punta, ma sono sempre comunque arrotondate. E le vostre come sono? Ci avete mai fatto caso? Per il titolo invece il problema non si pone, perché uso questo stampatello, tendo a farlo abbastanza stretto e inclinato, così, per seguire un po' l'andamento della scrittura del mio testo. Cancellando la struttura, quindi sia il rettangolo in cui ho scritto, sia la rigatura che ho utilizzato per scrivere il testo, mi è venuto in mente che forse non volevo eliminarlo, perché alla fine mi interessa tenere questa parte, perché ci tenevo a far vedere questo aspetto della costruzione geometrica della sezione aurea, e quindi decido di usare questo pennarellino che è sempre waterproof, ma questa volta è in rosso. Poi oltre a questo, ragionando sul discorso del dorato e comunque in qualche maniera del prezioso, così
ho deciso di aggiungere questa decorazione. È veramente semplicissima, tutte le cose che vi faccio vedere sono assolutamente fattibili e vi aiutano a allenarvi sempre comunque nella scrittura. Vedete che io uso tantissimo le spirali e le curve, queste vi aiutano proprio per imparare a tracciare dei belli ovali o dei bei cerchi che servono per le vostre lettere, quindi vi consiglio di provare a farlo. Lo stesso faccio anche nell'illustrazione, come vedete e come avevo accennato prima, decido di costruire il fumo che esce dalla mia tazza e ovviamente come non approfittare del fatto che sto usando una carta craft per far vedere il fumo, che è sempre un problema, perché ovviamente se noi stiamo su una carta bianca il fumo diventa difficile da farlo vedere, mentre così utilizzo il mio pastello bianco e faccio tutte queste curve insistendo con questi riccioli. Poi dovevo assolutamente trovare il modo per mettere l'oro. Non avendo in casa l'acrilico d'oro, che secondo me è la soluzione ideale, ho ritrovato questi acquerelli che avevo acquistato a un corso di calligrafia, molto belli perché sono tutti dorati o comunque perlati a seconda del colore che utilizziamo, metallizzati per essere precisi. Prima ho provato su un pezzettino di carta a parte per capire se avrebbe resistito al bagnato e infatti vedete che non si comporta molto bene, nel senso che lascia tantissime curve, però poi questo è l'effetto finale dopo essere stata stirata. Io spero che il video vi sia piaciuto e aspetto di leggere i vostri commenti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale così non perdete nessuno dei prossimi video. Grazie per oggi e vi auguro una buona giornata.